Il 30 aprile 2022 lo statunitense Erion Knighton ha stupito il mondo correndo in 19,49 i 200 metri, ma quello che ha fatto veramente strabuzzare gli occhi a praticamente tutti gli appassionati di atletica è stato il fatto che a compiere questa impresa è stato un atleta nato il 29 gennaio del 2004. Ma andiamo con ordine, poi ci arriviamo a questo enorme risultato, ma prima dobbiamo parlare un pochettino di lui. Knighton ha cominciato a praticare atletica nel 2019, quando aveva 15 anni. Inizialmente, dai 7 anni fino appunto ai 15, è stato un ricevitore di football americano, ma per fortuna il suo allenatore gli ha suggerito di provare atletica. I risultati non hanno tardato ad arrivare perché già in quell'anno aveva siglato un 11,08 nei 100 e un 21,15 nei 200. Inoltre aveva preso parte anche a qualche gara di 400 metri, chiudendoli con il miglior tempo di 47 secondi e 48 centesimi. E voglio sottolinearlo, aveva solo 15 anni. Il mondo comincia a accorgersi un po' di lui soltanto nel 2020, quando nei 100 metri ferma il cronometro a 10,29, ma soprattutto nei 200 lo ferma a 20,33, il secondo tempo migliore nella storia nei 200 metri under 18, dietro soltanto a Usain Bolt che nel 2003 aveva corso la stessa gara in 20 secondi e 13 centesimi. Knighton fa anche qualche garetta di 400 metri ma non riesce a migliorare il suo precedente personal best dell'anno precedente. Dal 2021 Knighton entra ufficialmente nella lista degli osservati speciali di praticamente tutti gli appassionati di atletica di ogni parte del mondo, perché non soltanto nella stagione conseguirà risultati stratosferici, ma anche perché firma un contratto da professionista con l'Adidas, rinunciando così alla possibilità di partecipare per altri 2 anni nella NCAA, ovvero il campionato nazionale collegiale americano, visto che per partecipare bisogna essere per forza atleti amatoriali e non professionisti. Capita spesso che qualche atleta rinuncia all'ultimo anno di campionato collegiale per poter passare al professionismo, ma è una cosa un po' più rara quando rinunci a ben 2 anni. Questo perché vorrebbe dire rinunciare a molti titoli collegiali che portano molto prestigio e quindi diciamo che fanno salire un po' le quotazioni dell'atleta. E questo vorrebbe dire rinunciare a 2 anni in cui poi alla fine di questi 2 anni un atleta potrebbe chiedere un contratto molto più grande, molto più alto a livello professionistico. E invece Knighton ha deciso di rinunciarci subito perché voleva confrontarsi subito con atleti di livello mondiale. E i risultati lo hanno subito ripagato in realtà perché il 30 maggio di quell'anno ferma il cronometro a 20 secondi e 11 centesimi, siglando così il suo record mondiale under 18, superando effettivamente di 2 centesimi Bolt. Una cosa incredibile, sempre un'enorme novità quando qualcuno riesce a superare un record anche solo giovanile di Bolt. Ma i risultati assurdi arrivano soltanto con i trials americani, ovvero la manifestazione che è anche campionato nazionale che deciderà poi gli atleti che andranno alle competizioni internazionali. Nel 2021 si sarebbero scelti gli atleti che sarebbero andati poi ai Giochi Olimpici. Knighton fa paura subito dalle batterie perché nei 200 metri ferma il cronometro a 20 secondi e 04, migliorando ulteriormente il suo record e superando Bolt di 9 centesimi a parità d'età. Poi in semifinale cominciano le cose assurde perché scende a 19,88, cioè il primo atleta under 18 nella storia a scendere sotto questa barriera dei 20 secondi e inoltre è anche il record mondiale under 20 perché il precedente record apparteneva sempre a Usain Bolt quando aveva corso in 19,93, quindi una cosa stratosferica, un 17enne che migliora un record under 20 di Bolt. Poi in finale Knighton si riesce a migliorare ancora incredibilmente e scende a 19,84, diventando così il 35esimo uomo più veloce nella storia e questo il tutto a soli 17 anni di età. Praticamente aveva lo stesso personal best di Wade Van Niekerk, il detentore del record mondiale dei 400 metri. Poi ai Giochi Olimpici Knighton ci andrà, parteciperà ai 200 metri e finirà quarto con 19,93. Inoltre è stato anche il più giovane rappresentato negli Stati Uniti nell'atletica degli ultimi 57 anni, una cosa di per sé meravigliosa anche questa. Ma soprattutto ha dimostrato ancora una volta di essere capace di scendere sotto i 20 secondi, una cosa che solo lui da under 18 è riuscito a fare nella storia. Arriviamo a quest'anno, arriviamo al 2022
e la stagione inizia subito con una gara con un vento contrario di meno 5,6 metri al secondo, praticamente ha corso contro un muro. E in questa gara di 100 metri ferma il cronometro a 10 secondi e 39 centesimi, un tempo veramente molto buono considerando appunto il grande svantaggio che dava il vento. Infatti poi la settimana successiva corre nuovamente i 100 metri fermando il cronometro in 10 secondi e 04, il suo attuale primato personale. Però nello stesso giorno poi ha corso anche la 4% e la 4x400 metri, quindi probabilmente non è che sia riuscito proprio a dare il 100% in questi 100 metri e in realtà adesso nel 2022 ce lo aspettiamo tutti sotto i 10 secondi, anche in virtù del suo 200 metri. E a proposito di questi 200 metri arriviamo così al 30 aprile 2022, giorno in cui ha corso in 19,49 i 200 metri diventando il quarto atleta più veloce nella storia. Praticamente davanti a lui ci sono solo 3 atleti, Bolt con 19,19, Blake con 19,26 e Michael Johnson con 19,32. Cioè capiamoci, Noah Lyles, Andre De Grasse, Kenneth Bednarek, Fred Kerley, eccetera, sono tutti più lenti di Knighton. Ed è una cosa allucinante pensare che questo ha solo 18 anni. E oltretutto, come ciliegina sulla torta, questo tempo di 19,49 è anche il miglior tempo nei 200 metri degli ultimi 10 anni, perché per arrivare a tempi migliori bisogna tornare ai Giochi Olimpici del 2012. Viene naturale comparare Knighton con Usain Bolt, è una cosa scontata da fare, anche perché banalmente hanno un'altezza molto simile. Bolt è alto 1,95 mentre Knighton è 1,91, quindi è leggermente più basso. Infatti hanno anche come caratteristica comune quella di non essere particolarmente brillanti in partenza, però alte. Piccola parentesi perché non voglio essere frainteso, non voglio dire che la loro partenza sia scarsa, ci mancherebbe altro. Semplicemente la loro partenza non è al pari delle loro enormi capacità, per esempio sul lanciato, su un risultato che hanno sui 200 metri. Semplicemente a parità di fase di gara, la partenza è un po' il loro punto debole. Però dato che l'ho citato, rimaniamo sul lanciato. È simile perché hanno un lanciato molto buono entrambi, sia Bolt che Knighton, però ci sono alcune leggere differenze, almeno mi è parso di notare alcune differenze. Per quanto riguarda la fase di massimo mantenimento della velocità, mi pare che Knighton riesca a mantenere e essere devastante tra i 60 e i 110 metri, mentre Bolt, vedendo le gare, soprattutto quella del record del mondo di 19,19, mi pare che riesca a mantenere un'enorme velocità, soprattutto per quanto riguarda la fase dagli 80 ai 150 metri. E quindi ovviamente Bolt riesce a mantenerla un po' più a lungo questa fase lanciata. Per quanto riguarda la struttura fisica di questi atleti, mi sembrano abbastanza simili, perché comunque anche Bolt all'inizio della sua carriera non era particolarmente muscoloso, non aveva questa grande massa muscolare al pari di Knighton. Knighton non mi verrebbe da dire per esempio che è grosso, mi viene da dire che è abbastanza slanciato, quasi snello. Poi Bolt nel proseguo della carriera ha aumentato la sua massa muscolare, arrivando bene o male nel 2015 a pesare 94 kg. Anche se confrontando un po' i video e le foto mi pare che nei giorni del record mondiale del 2009 fosse leggermente più magro, però non credo che fosse sotto i 90 kg Bolt in quel periodo. Mentre Knighton, anche in virtù di quei 4 cm in meno, pesa un po' meno. Pesa 77 kg, però comunque come ho detto gli manca la massa muscolare che aveva il Bolt all'apice della carriera. Quindi è facile presupporre che, come tanti altri velocisti prima di lui, nel proseguo della carriera Knighton aumenterà leggermente di massa muscolare. Ma la domanda che tutti si stanno ponendo in questi giorni, me compreso, è se Knighton riuscirà a superare il record mondiale di Bolt. Sinceramente ci sono tutte le premesse per riuscire a battere questo record, ma ci sono anche altri aspetti che chiedono di rimanere calmi, di rimanere un po' con i piedi per terra. Ma partiamo prima dalle cose positive che ci fanno ben sperare e essere ottimisti per il suo futuro. Già il semplice fatto che un 18enne abbia siglato un 19,49 è fuori da ogni logica che abbiamo visto finora in atletica. Già ai tempi si pensava che il 19,93 di Bolt fosse qualcosa di miracoloso, ma il 19,49 di Knighton è decisamente fuori scala. Rapportato ad altre specialità,
Sarebbe come saltare 2,40 m nell'alto, fare 8,60 nel lungo oppure lanciare 22 metri nel peso o ancora riuscire a totalizzare 8.700 punti nel decathlon, tutto questo da under 20. Inoltre, rapportato a livello femminile, vorrebbe dire ridicolizzare i risultati che adesso Kristin Moba sta realizzando e sta facendo record mondiali su record mondiali under 20 anche lei. Però potrei andare avanti per ore a fare queste similitudini, ma ci siamo capiti. Altra cosa positiva è appunto la sua struttura fisica, che è molto simile a quella di Bolt, soprattutto legata all'età, ovvero 18 anni. Infatti a 18 anni normalmente un atleta non è all'apice della sua forza, della sua esplosività, ma ha ancora margine, deve ancora raggiungere il picco delle sue capacità fisiche. Quindi normalmente è lecito aspettarsi dei miglioramenti da un under 20. Altra cosa positiva è il periodo in cui è stato realizzato questo 19:49, cioè a fine aprile. Normalmente gli atleti non hanno il picco della forma a fine aprile, ma ce l'hanno in concomitanza con i grandi eventi, con i grandi appuntamenti nazionali ed internazionali. Quindi è lecito aspettarsi che adesso Knighton non sia all'apice della sua forma agonistica, ma che la raggiungerà tra fine giugno, ovvero quando ci saranno i trials americani, e la metà di luglio, quando ci saranno i campionati mondiali. Quindi potremmo aspettarci dei miglioramenti semplicemente perché la programmazione farà sì che lui sarà al massimo della forma più avanti nella stagione. Però non esistono solo le cose positive, ma ci sono anche altre cose che ci fanno dire di stare calmi. Prima di tutto, il fatto che lui abbia 18 anni non significa automaticamente che migliorerà nel tempo, perché a livello fisico è normale che una persona abbia più o meno 2 anni a livello biologico rispetto a quello anagrafico. Per spiegarmi un po' meglio, è normale che una persona sia un po' più indietro o un po' più avanti nella crescita. Quindi un 18enne come Knighton potrebbe avere già una crescita fisica, dei livelli ormonali paragonabili a quelli di un 20enne e quindi sarebbe un po' di più verso l'apice fisico che potrà raggiungere in carriera. Inoltre Knighton è al secondo anno di atletica professionistica e non sappiamo come si sta allenando. Potrebbe essere benissimo ottimizzato già per i 200 metri oppure semplicemente potrebbe essere ancora in una forma grezza in cui ci sia ancora molto da lavorare e tra questi due estremi c'è veramente un abisso a livello cronometrico e quindi cambierebbe veramente tanto la sua prospettiva futura. Però sinceramente sono abbastanza ottimista perché credo che la verità stia un po' nel mezzo, cioè che lui abbia una bellissima distribuzione dello sforzo nei 200 metri che però potrebbe essere ancora un po' corretta, potrebbe essere ancora migliorata. Per esempio, soprattutto negli ultimi 30 metri, che non mi pare che fosse particolarmente brillante rispetto appunto a Sua Maestà Usain Bolt. Bisogna infine considerare le condizioni di gara in cui Knighton ha corso, che erano pressoché perfette, cioè aveva un bel vento a favore di 1,4 metri al secondo e inoltre ha corso su una pista che è generalmente riconosciuta come molto prestante. Tuttavia c'è da considerare che secondo alcuni commentatori su Twitter Knighton abbia corso senza le scarpe con la piastra di fibra di carbonio al loro interno, quindi Knighton a livello di tecnologia potrebbe avere ancora qualche piccolo margine di miglioramento, però comunque le condizioni della gara erano veramente tanta roba e sarà difficile replicarla, forse sarà replicata quest'anno giusto ai campionati nazionali americani e poi anche ai campionati mondiali, che si terranno tra l'altro sulla stessa pista di Eugene. Spero di avervi regalato qualche informazione, qualche spunto di riflessione con questo video e sinceramente stiamo a vedere che cosa combinerà in futuro Knighton perché sono veramente tanto curioso anch'io. E se vi è interessato questo video vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi nessun video e magari mettere anche mi piace al video per supportare un po' il canale e poi ovviamente fatemi sapere cosa pensate di questo atleta, questo alieno, perché probabilmente non c'è altra spiegazione, arriverà da Saturno, da Marte, forse anche da Giove addirittura, perché è veramente un atleta incredibile e speriamo che non si perda, che non diventi un'altra delle meteore da aggiungere alla lista dell'atletica. Con questo non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare e ci vediamo o al prossimo video oppure in gara. Ciao ragazzi!